Cari amici di Lupo Solitario, bentornati in un nuovo video. Oggi ci sarà un ritorno per me molto gradito e sto parlando dell'altopiano di Reschino, che se un po' ricordate in un ultimo video cosa è successo. Sto tornando all'altopiano di Reschino proprio perché mi è molto piaciuto quel posto, quindi oggi ho colto l'occasione per tornarci. Non sono da solo oggi, sono con un carissimo amico che è dietro di me, non so se adesso si sta vedendo, Alessandro, che condivide anche lui la passione per la moto, quindi oggi ci dirigiamo in questo posto. Mi ha fatto molto piacere di accompagnarlo perché per lui sarebbe la prima volta, non lo conosceva, quindi sicuramente quando arriveremo ammirerà le bellezze che si celano in quel posto. Stiamo, ricordandolo un pochino per chi non conoscesse il luogo, siamo a circa 2 ore da Roma, è una zona abbastanza raggiungibile, anche consiglio ovviamente per vie secondarie, quindi non autostrada. Alessandro poi vi farò vedere. Alessandro ha una moto vintage, ma non una moto vintage e basta, una moto che con le palle della sua categoria di quell'epoca è un XT600, ragazzi, poi vi farò vedere magari proprio da vicino qualche clip, ma è una moto spettacolare, ragazzi, è una moto che lui oggi secondo me si divertirà ancora più di me perché è molto leggera, la tiene in maniera maniacale, poi vi farò vedere, l'ha restaurata abbastanza bene. E lui, ragazzi, io adesso ci godiamo il viaggio, quindi partiamo, ci godiamo questo viaggio, strada facendo magari vi aggiornerò un attimino. Allora amici, siamo appena passati da Arzoli e poi Carzoli, abbiamo fatto un breve break caffettino, adesso ci siamo rimessi in marcia, quindi stiamo percorrendo in direzione Avezzano, per intenderci. Siamo a circa un'oretta di cammino restante ancora per Reschino. Prima stavamo facendo un po' di chiacchiere sulle moto con Alessandro. Ha una moto praticamente di tutto rispetto, massimo rispetto ancora per chi predilige questo tipo di moto piuttosto a stare al passo con l'ultima moto, l'ultimo grido di tecnologia. Poi vabbè, parlandoci un pochino abbiamo fatto abbiamo fatto anche un po' di riflessioni sul fatto che ovviamente lui la moto la utilizza purtroppo per esigenze personali, non la vive tutto l'anno, quindi la prende solo per le uscite di piacere, e quindi giustamente un discorso di comprarsi una moto, spenderci una barca di soldi per poi sfruttarla veramente poco, capisco, anzi sono pro questo tipo di scelte. Quindi prediligere un mezzo magari anche datato, che però fa sempre la sua sporca figura e fa comunque sempre il suo lavoro, per me massimo rispetto. Io ovviamente ho dovuto fare un altro discorso, venivo appunto da un Transalp, come vi avrò detto in altri video, ma purtroppo lavorando a Roma ho dovuto fare una scelta anche pensata per il fatto della tassa di inquinamento, quindi ho dovuto, ahimè, optare per una moto nuova, recente, e qui sono finito sul Teneré, però non è che me ne pento, è stata anche una scelta quasi obbligata alla fine. Ma Alessandro ha una moto di tutto rispetto, appena arriviamo su poi vi farò vedere come lui la guida e come è molto più semplice guidarla rispetto a una maxi enduro come la mia. Forse vediamo se dopo riesco a farci un giretto, spero. Comunque è molto bello condividere anche un po' punti di vista diversi con le persone, e a volte magari ti vai a togliere anche quei preconcetti che avevi su un certo tipo di pensiero, no? Va bene, noi adesso proseguiamo, ci godiamo queste curve e ci vediamo fra poco. Allora, eccoci qua,
siamo a Tufo adesso, paese dei murales, così ho letto. Forse bisogna entrare nel paese per vederli, perché ah sì, qualcosa c'è, Pinocchio. Ok, adesso andiamo in direzione Pescorocchiano. Qui bisogna fare un'inversione. Guarda Rossella. Ok, qua adesso lo seguiamo direzione Pescorocchiano. Siamo a 43 km da arrivare a Rascino e in realtà mi dà un'ora. Le strade sono molto lente, per cui è normale che i tempi non siano così veloci, ma abbiamo tutta la giornata davanti, quindi ce la godiamo. Intanto controllo se Alessandro dietro è tutto ok, sembra tutto ok. Devo un attimino ingegnarmi, devo capire se questo sistema audio che sto utilizzando, il Rode Wireless Go 2, possa supportare un terzo microfono o comunque un secondo microfono che mi possa magari registrare anche la parte, il sound del motore, che mi piacerebbe un pochino ogni tanto sentire poi il motore nel video, che adesso si sente ma in realtà è un suono un po' rovinato dalla mia voce intanto, ma anche dall'ambiente, che non è proprio un microfono ambientale questo. Come primi ho spaghetti alla chitarra con i porcini o ravioli ricotta e spinaci al sugo di pomodoro. Adesso facciamo la vita. Vediamo. Ho messo la sua cosa, ma sei arrivato tutto bene? Tanto qua arriva da antipastino, guardella, che è qua? Guardella, lenticchie, pedutto, fagioli, la cosa più importante è la peroni. No. Il perro del Rascino, però mi sa che mi sa tanto che una fettuccina, ma che era una Non è chitarra? rimasto lo spazio. Una chitarra che era una chitarra, ha detto? Una chitarra dei funghi. Funghi o sono i ravioli? Mi sa che una chitarra dei funghi Ci sta? ci sta. Questa per finire. Che è? Ci metto? Sì, vai, Che poi è? parmigiano. Spolvera da sopra. Bello, bella Alessà. Così. Amici, allora ci siamo messi di nuovo in cammino, stiamo andando a farci adesso il giro del lago di Rascino e come potete vedere da queste immagini siamo in un angolo di paradiso. Alessandro l'ho mandato avanti così possiamo sempre tenerci un po' di vista. Che spettacolo ragazzi, il mio Mini 3 sembra rispondere molto bene al following, però sempre meglio evitare di correre troppo. Qua intanto c'è una carcassa per terra, Sandro l'ho mandato avanti così evitiamo che si... Allora qua adesso che faccio?
Allora ragazzi, adesso ci facciamo qua. Allora ragazzi, abbiamo un po' girato, vi abbiamo fatto vedere un po' il Valracina, adesso ci stiamo spostando su un'altra parte della zona dove ci andremo a divertire un altro po' di off. Spero che le immagini abbia reso dignità a questo posto meraviglioso che è quale è. Abbiamo mangiato benissimo, pranzo molto semplice, cucina genuina, bella gente, una bella accoglienza, una bella atmosfera. Allora adesso mi pare che dobbiamo prendere la biforcazione opposta a quella del lago. Adesso vediamo. Allora, qua adesso, se prima siamo andati a destra, adesso qua andiamo a sinistra. Esatto. Agriturismo Benedetti. Ah, era questo l'agriturismo, forse, non quello dove siamo stati, però vabbè, sarà l'occasione per tornarci. Qua si prosegue. Adesso un attimino, okay. Scusate se perdete l'inquadratura, ma era richiesta l'alzata in piedi. Sta arrivando intanto un nostro collega. Noi proseguiamo. Ecco, forse così si vede meglio, perché devi scostare in piedi. L'odore dello sterco che voi non potrete sentire, ma se vieni qua come fai a farne a meno? Scusate ragazzi, parlo poco, ma voglio vedere un po' gli occhi sulla strada, quindi un po' di concentrazione, che non so poi se qui vengono macchine, è trafficata ambi lati, quindi mamma che buche ragazzi. Adesso appena posso vi rimetto per farvi capire la strada, di cosa si tratta. L'ennesima fontana. Qua è bello ragazzi, voglio dire, la voglio fare. Sassi smossi, andiamo con calma. Qua è abbastanza smossa la strada. Io lascio un filo di gas, il segreto è questo, filo di gas e tutto va via. Molta calma, mai lasciare. Io consiglio sempre un filo di gas ragazzi. Sto in seconda, va tutto bene. Vado piano perché ho sempre l'ansia che viene una moto al contrario, che magari qui trovi qualche smaliziato.
gas. Orbito sul volante, sul manubrio, volante stavo dicendo. Allora io voglio cercare un pezzo dove fare qualche ripresina carina a Alessandro e anche a noi. Vediamo un po'. Ok, qui c'è un po' di meglio, un manto più stabile, compatto. Andiamo piano, comunque ci sono dei ciclisti. Allora adesso ci vediamo un attimo, facciamo qualche ripresina.
Ragazzi, allora qui si conclude il nostro giro di oggi. C'è anche Alessandro, oggi per lui è stata la prima volta qui in questa zona, gli è piaciuto, spero che ti sia piaciuto. Bellissimo, da rifare. E vabbè, comunque rinquadriamo questo XT che a me mi sta a fare impazzire. Stupenda, questa è la storia della moto della Yamaha, il Tenere viene dopo, questa è roba moderna, ma queste sono le basi su cui poi la Yamaha ha fondato le sue moto. E niente, noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti.